fioccano le ammonizioni, addirittura 6. Nessuna delle due squadre ci sta al pareggio, sicché i due portieri si danno da fare e lo fanno nei loro opposti stili. Guardate Castellini ed ora guardate Martina. C'è equilibrio, c'è gioco ed è una partita che piace anche a Zoff, che dopo i primi 45 minuti li commenta così. Sembra una partita molto interessante fino a questo punto, molto combattuta, a volte anche un pochino spigolosa, ma fa parte del gioco, il campo un po' scivoloso, quindi c'è qualche scontro, però diciamo è viva e interessante. La svolta dopo 5 minuti della ripresa. Il Napoli presenta il suo terzo argentino, visto che a Dieguito è stato necessario praticare nell'intervallo un'infiltrazione di novocaina. È Luigi Caffarelli che finalmente vede convalidare un suo gol. Rivediamolo da altra angolazione, questo 1-2 italo-argentino. Il momento della doppia illusione, ma soltanto ottica, arriva quasi alla mezz'ora, quando prima Bertoni e poi Caffarelli fanno gridare al gol. Ma la rete viene scossa soltanto dall'esterno e tutto resta come prima. E resta come prima perché il Napoli controlla con il saggio Bagni il centrocampo e Junior, perché Celestini e Caffarelli corrono a tutto campo, Ferrario e Marino sono autorevoli in area e Castellini naturalmente fa ottima guardia. Per contrasto i Granata calano di tono e non è difficile arrivare alla fine senza altri sussulti. Volevo far entrare dentro, è più bello ma non riesci a farlo qui. Aspetta. Scusate, posso fare l'intervista? Sì. Ciao. Aspetta. Ci aggirano. Ecco, tutto questo è colpa di Maradona, eh? Sì, colpa di Maradona. Meglio perché questo mi piace. Dunque, in campo c'era un Maradona del lago di Como, Matteoli, l'hai visto? Maradona era quello là che avete visto in campo prima. L'ha visto? Sì. Perché è un'altra cosa? Perché è un campione. Complimenti a Matteoli perché ha fatto una partita bellissima. Oggi, per esempio, Matteoli che cosa avrebbe potuto apprendere da Maradona? Questo è difficile, meglio che lo dicano quelli che stanno fuori, io dal campo non me ne sono accorto. No, Matteoli deve pensare in Matteoli e allora con questo voglio dire che Matteoli deve essere Matteoli solamente. Dunque la sfida Maradona-Matteoli c'è stata. Hanno sofferto perciò le difese in una partita che ha visto il Como partire di slancio e mantenere sempre una superiorità territoriale. Il Napoli invece impostare una supremazia tattica. In trasferta è più facile. Incontro aspro, nervoso che l'arbitro Paparesta è riuscito a controllare ed a mantenere nella dovuta regola. Al 16° la combinazione Bertoni-Maradona produce l'effetto rigore e Maradona non perdona. Lo stesso effetto poco dopo non riesce a produrlo Matteoli. Continua però vibrante la lotta sul centrocampo, il Como si intrappola nella vigorosa ragnatela napoletana e quando penetra è Castellini a metterci una pezza. Un pareggio sarebbe più giusto, ma è difficile risalire. Il Como però fino dalle prime battute del secondo tempo va in forcing e lo stesso Albiero si sgancia di più. E al 13° il sudato pareggio arriva in modo limpido e bello. Centi, Tedesco, si arrende Castellini. E si arrendono le squadre. C'è spazio per lo spettacolo di Maradona e per lo spettacolo di Matteoli, detto Matteo. Ma è come tornare all'inizio. E alla fine invece restano le considerazioni riepilogative un po' amare di Bianchi. Era una partita difficile prima e si è dimostrata ancora più difficile in campo. Il coro è di 80.000 persone, prolungato, osannante. Che cosa si prova dentro, Diego? È una cosa incredibile. Por dentro sentía que la gente de Napoli me vuole bene e questo a me mi piace.
Diciamolo a chiare lettere, è stato lui il protagonista assoluto di Napoli-Lazio e non solo per le 3 reti valide segnate. Si è fatto applaudire anche quando, alla maniera di Piola, è andato in gol con la mano. Oscognizzo, come lo chiamano simpaticamente i napoletani, ci ha provato. Chissà che non sia stato quello il momento che ha scatenato in Maradona la voglia matta di segnare. Per lui, inginocchiato in adorazione, ha pregato anche Fellaino. Se nel primo tempo aveva suggerito 1, 2, 3 volte la via del gol, nella ripresa ha pensato di far tutto da solo. In campo sembrava non esserci che lui, eppure giocavano e come Bagni, Ferrario, Battista, Marino, Laudrup. Sentite il commento di Vinazzani. Ma oggi ho visto un giocatore incredibile che appartiene forse veramente a un altro pianeta, che è Diego Maradona. Un giocatore che fa tutto con la palla, può inventare tutto, corre, cosa che non è facile né fuori classe, quindi direi che la differenza la fa sempre lui. I gol, 4, e danno tutti la sua paternità, anche se la firma Maradona la può porre ufficialmente soltanto su 3 di essi. Meritano di essere visti e magari rivisti, e noi lo facciamo. Una rapina il primo, il pallone indirizzato in fase di disimpegno da Vianello verso Orsi, viene agganciato ed il gol è cosa fatta. Persino il sole sembra volersi infilare nell'obiettivo del nostro operatore quando la ripresa è dal basso per partecipare alla festa. Solo Lorenzo osserva mutolito e ricorda forse la polemica dell'andata quando sminuì il valore dell'argentino. L'unica punta che la squadra laziale aveva schierato in campo diventa ancora più insufficiente per osare. Fino a quel momento, infatti, Di Fusco era stato sul chi vive una sola volta e poi mai più chiamato in causa. Contestazione sulla rete del 2-0 quando Filisetti devia il pallone carico di effetto calciato dal Pibe de Oro, ma l'arbitro Pieri dirà che era dentro di 50 centimetri. Precediamo una volta tanto la moviola e chiediamo scusa, lasciando a Sassi la parola. Non è finita. Diego Armando Maradona pennella col suo sinistro, intuendo l'uscita di Orsi, la rete del 3-0, mandando il pallone a 20 centimetri tra l'incrocio dei pali. Ma nel suo repertorio mancava la rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, alla maniera di Garrincia, di Tacchi, di Palanca. Ed allora ci prova. Orsi respinge. Al secondo tentativo, dal cappello a cilindro, il colpo magico che farà ancora disperare Orsi, imbrigliato tra le maglie della sua rete come il classico pesce fuor d'acqua. Non può farci proprio nulla. Esulta invece, come un bambino, Maradona. Presidente, Fellaino ha promesso 1 miliardo ai suoi giocatori perché raggiungano la zona UEFA. Lei alla sua squadra che cosa offre? Ma io 1 miliardo non lo posso offrire, comunque c'hanno un grosso premio e ci salviamo. Qui si lotta per 2 traguardi diversi, voi lottate per i versi della classifica, noi per quest'ultimo posto. Loro lottano, io lotto solamente per riportare notizie di cronaca. L'Ascoli pareggia una partita che avrebbe potuto comodamente anche vincere. Il programma di Rozzi e di Bosco è pienamente rispettato, non quello del Napoli che vede sfumare la zona UEFA come i giocatori il 1 miliardo di lire promesso. Una partita che né la traversa di Maradona in apertura né quella di Dirseu pochi minuti dopo riescono ad infiammare. Qualcuno si aspetta il duello tra l'Argentino e Nicolini, memore di quanto accadde all'andata, neppure quello. Isolato dai compagni, in giornata no, Dieguito si adegua, limitandosi a liftare la palla dalla banderina oppure a mettere in azione i pochi giocatori validi. Ed è il caso di Bagni oppure di Ferrario, costretto ad avanzare per far capire che il Napoli in campo c'era. Come ce lo dimostreranno le stesse immagini. Dunque, quando Cantarutti riesce a deviare il cross teso di Marchetti, l'1-0 ci sta tutto. Si caricano i bianconeri che hanno in Cantarutti l'unica punta, ma opportunamente lanciano Hernandez e Dirseu per impensierire gli imbambolati centrocampisti e difensori azzurri. L'incrocio dei pali nega il raddoppio all'argentino Scolano, che Carannante non riesce a controllare. Fallisce clamorosamente il pareggio Marino quando da pochi metri alza di testa oltre la traversa. Tenta di farsi perdonare lo stesso Marino riprovandoci dalla lunga distanza. Corre a tutto campo l'Ascoli, anticipa gli avversari e per la seconda o terza volta sfiora il 2-0 con il solito Hernandez.
Soltanto Maradona può inventare il gol dell'1-1 e lo fa quando mancano 5 minuti al termine. Qualcuno si chiede se non è autogol. Il dubbio viene chiarito negli spogliatoi, ma Maradona nega la paternità della rete numero 12 del campionato. Però non l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Dio, perché oggi abbiamo giocato una partita bruttissima e penso che mancando 5 minuti l'ha fatto Dio. Reti, spettacolo, emozioni, giallo finale. La sfida Zico-Maradona ha mantenuto le promesse. Alla fantastica punizione di Maradona in apertura ha replicato Galparoli in mischia. Il congedo dell'Udinese, forse anche quello definitivo di Zico dal pubblico dello Stadio Friuli, è stato di quelli che si ricordano. Ecco la rete del terzino bianconero. Ma non ci sono stati soltanto Zico e Maradona. Ecco per esempio il tiro di De Agostini che nella ripresa ha portato in vantaggio i friulani, una punizione di classico stampo sudamericano. Poi il giallo della rete del 2-2, segnata forse con la mano da Maradona. Ma ascoltiamo i protagonisti al microfono di Claudio Coiutti. Meritavamo una vittoria eclatante. 4 pali parate eccezionali da Paggi Castellini, molte occasioni perse e naturalmente ci è sfuggita anche la vittoria che avevamo acciuffato con una bellissima punizione di Agostini. Come ho detto ci è sfuggito per un'occasione abbastanza dubbia nell'occasione del secondo gol del Napoli. E penso che l'Udinese quest'anno, questa partita ha dimostrato che è stata pregiudicata tante cose che vediamo tutti, che è impossibile tu sudare tutta la settimana, lavorare, fare un grosso impegno per arrivare a domenica, viene uno incapace e ti frega 2 punti, frega tante cose altre, è una cosa terribile. Un'ultima domanda Zico, se tu non torni in Brasile e rimani in Italia, rimani con l'Udinese in un contratto per 1 anno, ma se una società italiana ti offrisse un contratto per 2 anni andresti? Io non dico mai che no, io sono un professionista, bisogna studiare tutte le possibilità. A me la prima ipotesi è sempre tornare in Brasile, dopo se possibile rimango volentieri all'Udinese, però nel futuro nostro non si sa mai.